Ciao e benvenuto a Lipstick, l'analisi di una bistecca al mese da un punto di vista tutto femminile. E anche oggi, come sempre, ad accompagnarmi in questo compito c'è Camilla. Ciao e buona Lipstick! La protagonista della puntata di oggi di Lipstick è un progetto che per molti versi è ancora da spiegare bene nel mondo della carne, la sashi. Come spiegato anche nel mio articolo dedicato su grillexperience.it, il più completo barbecue blog su Panorama Italiano, sashi non è una razza, ma un brand di proprietà della danese JM Meat. Consiste in una selezione finlandese di varie razze provenienti da varie parti d'Europa, come la frisona o l'Ayrshire, in base ad una serie di parametri qualitativi, tra i quali il più famoso è certamente la spiccata marezzatura. In questo caso però si tratta di una Prussian Black. Che cosa c'entra, dirai tu? La selezione Sashi ha una serie di sottomarchi di qualità specifici, come ad esempio la Freigard, che comprende unicamente bovini di razza Ayrshire, nati, allevati e macellati in Finlandia. Prussian Black è uno di questi e indica anche in questo caso esclusivamente bovini di razza Ayrshire, ma nati in Germania. Una doverosa menzione è relativa alla scala di classificazione interna alla Sashi. Il livello minimo, comunque già eccellente, è il Gold. Poi a salire si trova il Diamond, poi il AAA e infine il Saiko, che è paragonabile in tutto per tutto agli A5 giapponesi. La costata di Prussian Black con 45 giorni di frullatura che abbiamo sul nostro tavolo è una Diamond, che abbiamo volutamente scelto per avere un buon livello di marezzatura che esalti la cottura, ma che allo stesso tempo lasci spazio al sapore intrinseco della carne, nel nostro caso specifico un'interessantissima ma meno diffusa Ayrshire. Il marchio Prussian Black appartiene all'azienda danese JM Meat, madre della Sashi, e ci indica due cose interessanti: una provenienza esclusivamente tedesca e una razza ricca di gusto, l'Ayrshire. In questo caso poi si tratta di una Diamond, che nella classificazione Sashi è un livello che amo particolarmente, ben marezzata ma non in maniera esagerata. L'ideale per consentirci di apprezzare il gusto intrinseco della carne attraverso una Maillard ricca ed intensa. Per farlo al consueto grado di cottura medium rare, scegliamo uno spessore soddisfacente e una temperatura di esercizio intensamente vivace. E ora andiamo all'assaggio. Aspetto, voto 9 su 10. Maillard intensa, splendido colore dorato del grasso. Texture, voto 6 su 10. Nonostante l'amarezzatura, il boccone, pur non essendo tenace, richiede una masticazione più lunga di quanto ci si aspetti. Succulenza, voto 7 su 10, discreta ma non esaltante, ossia quel tanto che basta per non risultare fastidiosa. Gusto, voto 7 su 10. Ha un gusto piuttosto ingombrante sia nella parte grassa che in quella magra. A mio avviso, pertanto, il boccone intero risulta essere poco elegante. Equilibrio, voto 6 su 10. Non è certamente l'esempio dell'equilibrio. Il suo gusto decisamente intenso non la rende una bistecca per tutti e sicuramente non per tutti i giorni. Voto complessivo 35 cinquantesimi. È una bistecca potente, ricca, dedicata ai veri amanti del genere. Forse in alcune occasioni e per alcuni palati può risultare leggermente sgraziata.
La Prussian Black è la classica bistecca che divide, che non va necessariamente alla ricerca a tutti i costi dei canoni moderni del genere, rivolgendosi anzi dichiaratamente al griller che non deve chiedere mai. Uno dei vantaggi è sicuramente il prezzo. Per una bistecca dalla forte personalità del carattere distintivo e riconoscibile, ma ancora accessibile, quantomeno per i canoni, di una bistecca di qualità. Al momento di questa degustazione, una Prussian Black Diamond è reperibile sul mercato in una fascia prezzo compresa tra i 28 e i 34 euro al chilo. Prova quindi a metterne una sulla tua griglia e facci sapere se è quella che fa per te. E io ti aspetto alla prossima Lipstick. Ciao! Ciao!